Lezione 1. Superare le sfide. È essenziale discutere su come possiamo rispondere alle difficoltà e alle sfide. Sono completamente d'accordo. Le sfide possono essere scoraggianti, ma offrono anche opportunità. Esatto. La chiave è identificare il nostro punto di partenza. Sì, da dove pensi che dovremmo cominciare? Credo che dovremmo prima valutare la situazione in modo chiaro. Ha senso. Capire il problema è fondamentale. Una volta compreso questo, possiamo fare un brainstorming sulle possibili soluzioni. Mi piace questo approccio. La collaborazione può portare a idee innovative. Esatto. Prospettive diverse spesso rivelano soluzioni nascoste. Che ne dite di dare priorità alle nostre sfide? Stabilire le priorità è fondamentale. Dovremmo affrontare prima le questioni più urgenti. È saggio. Aiuta a non sentirsi sopraffatti. Inoltre, dovremmo mantenere un atteggiamento positivo durante tutto il processo. La positività può alimentare la nostra motivazione a superare gli ostacoli. Esatto. Celebrare le piccole vittorie può aumentare la nostra fiducia. Sono d'accordo. Ogni passo avanti merita un riconoscimento. Inoltre, può essere utile cercare il sostegno degli altri. Il supporto può fornire nuove intuizioni e incoraggiamento. Apprezzo il lavoro di squadra, soprattutto quando affronto delle sfide. Anch'io. Insieme possiamo affrontare qualsiasi tempesta. Impegniamoci a sostenerci a vicenda nei nostri sforzi. Assolutamente sì. Ecco come accogliere le sfide come opportunità di crescita. Insieme trasformeremo le difficoltà in trampolini di lancio. Lezione 2. Fitness insieme. È bello vederti in palestra. Che ne dici di un po' di allenamento di forza? Sembra un'idea fantastica. Vuoi incorporarla anche tu? Assolutamente sì. L'allenamento di forza è un complemento perfetto all'attività cardiovascolare. Sono d'accordo. Sviluppa la massa muscolare e migliora la forma fisica generale. Quali esercizi specifici preferisci fare per l'allenamento della forza? Adoro usare i pesi liberi. Offrono una grande versatilità. I pesi liberi sono fantastici. Io preferisco le fasce elastiche. Anche le fasce elastiche sono ottime per migliorare la flessibilità. Esatto. Possono essere utilizzati per vari allenamenti. Dovremmo creare insieme una routine equilibrata. Ottimo suggerimento. Possiamo alternare esercizi cardio e di forza. Mi piace questo approccio. Mantiene le cose interessanti. Inoltre, possiamo motivarci a vicenda durante gli allenamenti. Sì, un compagno di allenamento rende tutto più piacevole. Hai mai provato esercizi composti come squat e stacchi da terra? Sì, sono incredibilmente efficaci e fanno lavorare più muscoli. Sono d'accordo. Sono ottimi anche per sviluppare rapidamente la forza. Dovremmo prefissarci degli obiettivi di fitness? Sì.
Stabilire degli obiettivi ci aiuterà a rimanere concentrati e impegnati. Forse potremmo puntare ad aumentare il nostro peso ogni settimana? Sembra impegnativo ma realizzabile. Ci sto. Perfetto! Seguiamo insieme i nostri progressi. Non vedo l'ora di vedere quanto possiamo migliorare. Lezione 3. Oltre le apparenze. Ho imparato che non si può giudicare un libro dalla copertina. Questa è una lezione preziosa. Le prime impressioni possono essere fuorvianti. Certo. Non è giusto non apprezzare qualcuno solo perché non corrisponde alle nostre aspettative. Esatto! Ognuno di noi ha storie ed esperienze uniche. Cosa ti ha spinto a riflettere su questo? Di recente ho incontrato una persona che all'inizio sembrava distante, ma in realtà si è rivelata molto amichevole. Questo è un esempio perfetto. A volte le persone sono semplicemente timide. Sì, ci vuole tempo perché si aprano. Credo che dovremmo sempre dare agli altri la possibilità di mostrare chi sono. Assolutamente sì! Arricchisce le nostre interazioni e amicizie. Ti è mai capitato di giudicare male qualcuno e poi pentirtene? Sì, una volta ho evitato una persona che si è rivelata incredibilmente gentile. Questa è un'esperienza comune. Ci ricorda di avere una mentalità più aperta. Certamente, meritiamo tutti il beneficio del dubbio. Sono d'accordo. Capire gli altri può portare a legami più profondi. Inoltre, la diversità nelle amicizie aggiunge molto alle nostre vite. Esatto. Prospettive diverse possono ampliare i nostri orizzonti. Quali strategie usi per conoscere meglio qualcuno? Faccio domande aperte e ascolto attentamente le loro risposte. Ottimo approccio! Dimostra un interesse genuino. Sì. Le persone apprezzano quando gli altri si prendono il tempo di ascoltare. Lo ricorderò. Incoraggiare il dialogo favorisce la comprensione. Insieme, esercitiamoci a guardare oltre la superficie nelle nostre interazioni. Lezione 4. Scoprire nuovi hobby. Hai ragione. Non vedo l'ora di scoprire nuovi hobby. Fantastico! Quali hobby stai prendendo in considerazione? Sto pensando di cimentarmi nella ceramica. La ceramica sembra entusiasmante. L'avete mai fatta prima? No, non l'ho mai fatto, ma lo trovo affascinante. Lo è. Modellare l'argilla può essere davvero terapeutico. Esatto. E poi potrei creare qualcosa di bello. Quali altri hobby ti interessano? Ho preso in considerazione anche la fotografia. Fotografia? Ti permetterebbe di catturare momenti. Sì. Mi piace la natura e fotografarla sarebbe fantastico. Ti vedo diventare un grande fotografo naturalista. Grazie. E tu? Hai qualche nuovo hobby in mente? Ho pensato di imparare a suonare la chitarra.
È fantastico. La musica porta gioia nella vita. Sì, ho sempre desiderato strimpellare qualche accordo. Dovresti assolutamente provarci. Lo farò. Forse potremo sostenerci a vicenda nei nostri nuovi hobby. Sembra un piano perfetto. Potremmo anche imparare insieme. Mi piacerebbe tantissimo. Potrebbe essere un'esperienza divertente. Immaginate quanto potremmo divertirci alle lezioni di ceramica e musica. Sarebbe come un festival d'arte e musica ogni settimana. Sì. Intraprendiamo insieme questo viaggio creativo. Ecco a nuovi inizi e a nuovi entusiasmanti hobby. Assolutamente. Non vedo l'ora di iniziare questa avventura. Lezione 5. Acquisti intelligenti. Quando si fa la spesa in mercati come questo è importante dare priorità alla sicurezza. Sono pienamente d'accordo. Bisogna sempre fidarsi del proprio istinto quando si sceglie un fornitore. Esatto. Se qualcosa non ti convince, è meglio andarsene. Questo è un consiglio saggio. Ho sentito storie di venditori discutibili. Sì, è fondamentale cercare segni di qualità e pulizia. Quali segnali specifici cerchi? Esamino la freschezza dei prodotti e l'impostazione del venditore. Ha senso. Uno stand ben organizzato è spesso indice di professionalità. Inoltre, presto attenzione al modo in cui il venditore interagisce con i clienti. Ottima osservazione. I venditori amichevoli e competenti ispirano fiducia. Se sono disposti a rispondere alle domande, è un buon segno. Terrò sicuramente presente questo aspetto quando farò le mie scelte. Ricordatevi di fidarvi anche del vostro istinto. Sì, se qualcosa non ti sembra giusto, probabilmente non lo è. Esatto. Dovremmo dare priorità alla nostra sicurezza mentre ci godiamo il mercato. Apprezzo i tuoi consigli. Mi aiuteranno a fare acquisti in modo più consapevole. Insieme possiamo fare scelte consapevoli e supportare i buoni venditori. Sembra un piano. Godiamoci l'esperienza del mercato in tutta sicurezza. Ecco a voi uno shopping intelligente e delle deliziose scoperte. Lezione 6. Esplorando Willowbrook. Ho scoperto di recente che Willowbrook dista circa un'ora da qui. Oh, ne ho sentito parlare. Cosa c'è da vedere? È nota per i suoi splendidi parchi e per l'incantevole centro cittadino. Sembra delizioso. Ci sono parchi specifici che consigli? Sì. Il Willowbrook Park offre splendidi sentieri escursionistici e un grazioso lago. Un lago? Immagino quanto deve essere tranquillo. Lo è davvero. Lì si possono anche noleggiare dei pedalò. Sembra divertente. Mi piace stare in acqua. Il parco dispone anche di aree picnic dove potrete rilassarvi. Adoro i picnic. Sarebbero il modo perfetto per trascorrere la giornata. Assolutamente sì. Inoltre, nelle vicinanze ci sono venditori ambulanti di cibo locale. Venditori di cibo?
Ora avete la mia attenzione. Cosa servono? Offrono di tutto, dai panini gourmet ai dolci fatti in casa. Sembra delizioso. Mi piacerebbe provare qualche prelibatezza locale. Nei fine settimana si tiene anche un mercato agricolo. Un mercato contadino? Mi piacciono i prodotti freschi e artigianali. È il posto ideale per incontrare artigiani locali e assaggiare i loro prodotti. Posso immaginare quanto vibrante debba essere l'atmosfera. Contribuisce davvero al fascino della città. Vogliamo organizzare un viaggio lì questo fine settimana? È un'idea eccellente. Sono già emozionato. Facciamo una lista di ciò che vogliamo esplorare. Sì. Dovremmo anche controllare il meteo in anticipo. Lezione 7. Un viaggio attraverso la storia. Sapevi che nel 1780 la capitale della Virginia fu spostata a Richmond? Non l'ho fatto. È affascinante. Cosa è successo a Williamsburg dopo? Dopo aver perso il suo status di capitale, Williamsburg divenne semplicemente una piccola città. Interessante. Deve aver cambiato significativamente il carattere della città. Esatto. Si è trasformata da un vivace centro politico in una comunità più tranquilla. Quali furono alcune delle ragioni per cui la capitale venne spostata? La posizione di Richmond era più centrale e accessibile per molti abitanti della Virginia. Ha senso. L'accessibilità è fondamentale per una capitale. Sì. Richmond aveva anche una posizione più strategica per il commercio e la difesa. Posso immaginare quanto fossero importanti questi fattori a quel tempo. Deve essere stata una grande transizione per la gente di Williamsburg. Mi chiedo come si siano sentiti nel perdere il loro status di capitale. Alcuni potrebbero essere rimasti delusi, mentre altri probabilmente hanno accolto con favore il cambiamento. Il cambiamento può essere difficile, ma può anche portare nuove opportunità. Esatto. Richmond divenne un centro commerciale e culturale. È sorprendente come la storia plasma le nostre città e i nostri paesi. Sì. Visitare luoghi come questo ci aiuta ad apprezzare il nostro passato. Sono d'accordo. Imparare la storia ci collega alle nostre radici. Eccoci qui per scoprire altre storie affascinanti della nostra storia. Lezione 8. La delizia dei dolci. I croissant sono fantastici. Ne hai mai assaggiato uno appena sfornato? Oh, adoro i croissant. Sono così friabili e burrosi. Esatto. Non c'è niente di meglio del primo morso. Sono d'accordo. Si sciolgono praticamente in bocca. Li hai mai provati con il cioccolato all'interno? Sì, i croissant al cioccolato sono una vera delizia. Potrei mangiarli tutti i giorni senza stancarmi mai. Sembra un sogno. Hai un posto preferito dove trovarli? C'è un panificio in centro che prepara i croissant più buoni. Ci darò un'occhiata. Come si chiama la panetteria? Si chiama The Golden Crust.
Non rimarrete delusi. Lo aggiungerò sicuramente alla mia lista dei posti da visitare. Servono anche un delizioso caffè che si abbina perfettamente ai dolci. Caffè e croissant. Questa sì che è una combinazione vincente. Esatto. Puoi sederti lì e goderti una mattinata rilassante. Sembra perfetto. Adoro i caffè dall'atmosfera accogliente. Anch'io. Rende l'esperienza ancora più piacevole. Questa settimana mi riprometto di visitare The Golden Crust. Dovresti farlo. Non vedo l'ora di sapere cosa ne pensi dei loro croissant. Ti farò sapere. Magari la prossima volta possiamo andarci insieme. Che idea meravigliosa! Brindiamo a deliziosi pasticcini e buona compagnia. Lezione 9. Collaborazione rispettosa. Certo. Per prima cosa, concordiamo di trattarci reciprocamente con rispetto durante tutto il processo. È un'idea meravigliosa. Il rispetto è alla base di ogni collaborazione di successo. Assolutamente. Ci permette di comunicare in modo aperto e onesto. Sono d'accordo. Come immagini che riusciremo a mantenere questo rispetto? Penso che l'ascolto attivo sia fondamentale. Dobbiamo davvero ascoltare le idee degli altri. Sì, ascoltare dimostra che diamo valore al contributo degli altri. Inoltre, dovremmo fornire un feedback costruttivo. Il feedback costruttivo è fondamentale. Ci aiuta a crescere e migliorare. Esatto. Preferisco concentrarmi sulle soluzioni piuttosto che solo sui problemi. È un'ottima mentalità. Favorisce un'atmosfera positiva. Dovremmo anche evitare di interromperci a vicenda durante le discussioni. Sì, permettere all'altro di concludere i propri pensieri è una dimostrazione di rispetto. Che ne dite di stabilire aspettative chiare per i nostri ruoli? Definire aspettative chiare aiuta a prevenire malintesi. Sono d'accordo. Ci renderà entrambi responsabili. Dovremmo anche programmare dei controlli regolari per discutere dei nostri progressi. Sembra un piano eccellente. Ci mantiene allineati. Sono felice che siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Insieme possiamo creare un ambiente rispettoso e produttivo. Ecco a voi una collaborazione di successo basata sul rispetto reciproco. Assolutamente. Non vedo l'ora di scoprire cosa possiamo realizzare insieme. Lezione 10. Scegliere l'hotel giusto. Quando si pianifica un viaggio, è importante scegliere l'hotel giusto. Sono pienamente d'accordo. Sicuramente le recensioni possono dare un'idea della qualità dell'hotel. Sì. Leggere le recensioni degli ospiti può rivelare sia i pro che i contro. Hai controllato le recensioni di questo hotel? Sì. La maggior parte degli ospiti elogia la cortesia del personale e la pulizia. È un buon segno. Per me la pulizia è sempre una priorità assoluta. Anche io. Cosa ne pensi della posizione? La posizione sembra ideale, vicina alle principali attrazioni.
Esatto. Ci farà risparmiare tempo quando esploreremo la città. E i comfort? Ci sono caratteristiche interessanti? L'hotel offre una piscina e una palestra, il che è un bel vantaggio. Adoro una bella piscina. È perfetta per rilassarsi dopo una giornata di visite turistiche. Assolutamente sì. Inoltre, una palestra ci aiuterà a rimanere attivi durante il nostro viaggio. Hai notato se offrono la colazione? Sì. Molte recensioni menzionano la colazione gratuita, il che è fantastico. Questo ci farà sicuramente risparmiare un po' di soldi sul cibo. Vero. Possiamo usare quei soldi per attività più divertenti. Apprezzo anche gli hotel con un buon servizio clienti. Secondo me, il servizio clienti può fare la differenza tra un'esperienza positiva e una negativa. Sono pienamente d'accordo. Uno staff cordiale può rendere il nostro soggiorno ancora più piacevole. Vogliamo concludere la nostra scelta in base alle recensioni? Sì, sembra che questo hotel soddisfi tutti i nostri criteri. Ecco a voi una vacanza meravigliosa e una fantastica esperienza in hotel. Lezione 11. Accessori con stile. Credo che qui abbiamo una cravatta a righe blu. Vuoi darci un'occhiata? Sì, mi piacerebbe molto vederlo. Il blu è uno dei miei colori preferiti. Eccolo. Cosa ne pensi di questo schema? Le righe sono molto eleganti. Aggiungono un tocco di classe. Sono d'accordo. È perfetto sia per le occasioni formali che per quelle informali. Esatto. Puoi indossarlo al lavoro o a una cena. Che sensazione ti dà? Dopotutto, il tessuto è importante. È morbido e liscio. Sarà comodo da indossare. Penso che si abbinerà a molti outfit. Con cosa lo abbineresti? Una camicia bianca impeccabile sarebbe fantastica. Sì. E magari un abito blu navy per completare il look. Davvero fantastico. Riesco già a immaginare l'outfit completo. Vuoi provarlo? Penso proprio di sì. Sarà fantastico vederlo di persona. Non vedo l'ora di vedere come ti sta. Non ci penso più. Spero che vada bene. Non ho dubbi che sarà fantastico. Grazie per la fiducia. Lasciami dare un'occhiata. Non vedo l'ora di vedere il risultato finale. Lezione 12. Trovare il rilassamento. Ho scoperto che andare a correre mi aiuta davvero a rilassarmi e a schiarirmi le idee. Sembra meraviglioso. C'è qualcosa di rilassante nello stare nella natura. Assolutamente. Il ritmo della corsa può essere molto meditativo. Sono d'accordo. Cosa ti piace di più della corsa? Adoro la sensazione di libertà e l'aria fresca. L'aria fresca è rinvigorente. Hai un percorso preferito per correre? Sì. Corro spesso lungo il fiume. Il paesaggio è bellissimo. Sembra fantastico. Anche a me piace passeggiare lungo il fiume.
Anche camminare è fantastico. Permette di riflettere di più. Certamente. Spesso uso le mie passeggiate per riflettere sulla mia giornata. Quali altre attività ti aiutano a rilassarti? Trovo che trascorrere del tempo nella natura, come fare escursioni, abbia un effetto molto rilassante. L'escursionismo è fantastico. Combina l'esercizio fisico con l'esplorazione. Esatto. Ogni sentiero offre una nuova avventura e una nuova prospettiva. Hai scoperto qualche luogo preferito per le escursioni? Sì, c'è un bellissimo sentiero sulle montagne qui vicino. Mi piacerebbe molto unirmi a te in questa escursione qualche volta. Sarebbe fantastico. Potremmo goderci il panorama insieme. La natura ha il potere di ringiovanire lo spirito. Assolutamente sì. È la fuga perfetta dallo stress quotidiano. Poniamoci l'obiettivo di trascorrere più tempo all'aria aperta. Lezione 13. Equa distribuzione delle ricompense. Certamente. Potremmo suddividere i bonus in base al tasso di contribuzione alle vendite. Sembra giusto. Garantisce che tutti vengano ricompensati in base ai loro sforzi. Esatto. Questo metodo incoraggia tutti a dare il massimo. Come suggerisci di calcolare questi rapporti? Possiamo analizzare i dati di vendita di ciascun membro del team nell'ultimo trimestre. Ha senso. Fornisce un quadro chiaro dei contributi. Inoltre, nei nostri calcoli dovremmo considerare la collaborazione di squadra. Sì, il lavoro di squadra può aumentare le vendite complessive, quindi merita un riconoscimento. Dovremmo stabilire una soglia minima per i bonus. Una soglia minima garantisce che tutti contribuiscano in modo significativo. Sono d'accordo. Motiva la squadra a puntare più in alto. Come comunicheremo questa nuova struttura al team? Penso che una riunione di gruppo sarebbe efficace per spiegare il nostro ragionamento. Un incontro ci consentirà di rispondere a tutte le loro domande. Esatto. La trasparenza è la chiave per ottenere il loro sostegno. Preparerò una presentazione per delineare chiaramente il piano. Perfetto. Aiuterà tutti a comprenderne i vantaggi. Credo che questo approccio favorirà la creazione di un team più motivato. Sono d'accordo. Si tratta di creare un ambiente positivo per la crescita. Ecco a voi ricompense eque e un team di vendita più forte. Assolutamente sì. Insieme raggiungeremo grandi risultati. Lezione 14. Pianificare il successo. Credo che dovremmo creare piani più a lungo termine per una maggiore copertura. Ha senso. I piani più lunghi consentono un approccio più completo. Esatto. Possiamo tenere conto di potenziali sfide e opportunità. Su quali aree specifiche ritieni che dovremmo concentrarci? Suggerisco di delineare chiaramente i nostri obiettivi principali. Sì, obiettivi chiari guideranno efficacemente i nostri sforzi. Inoltre, dovremmo stabilire tempi realistici per ogni fase. Le scadenze sono essenziali.
ci aiutano a essere responsabili e a rimanere sulla buona strada. C'è altro che dovremmo includere nella nostra pianificazione? Forse dovremmo identificare le risorse chiave di cui avremo bisogno. Ottima idea! Conoscere le nostre risorse ci aiuterà a evitare ritardi. E per quanto riguarda l'assegnazione di ruoli e responsabilità? Sì. In questo modo tutti saranno a conoscenza dei propri compiti. Anche la comunicazione è fondamentale durante tutto il processo. Assolutamente sì. Gli aggiornamenti regolari ci terranno tutti informati. Dovremmo considerare i potenziali rischi e come mitigarli. Sì, anticipare i rischi può aiutarci a reagire in modo efficace. Con questo piano in atto mi sento più sicuro del nostro progetto. Anch'io. Un piano solido è la base del successo. Ecco una pianificazione accurata e un risultato di successo. Certo. Iniziamo questo entusiasmante viaggio. Lezione 15. Ordinare cibo insieme. Questo posto ha un menù fantastico. Cosa pensi che dovremmo ordinare? Credo che gli antipasti siano perfetti. C'è una grande varietà tra cui scegliere. Mentre tu fai le tue ricerche, ti chiamo e faccio l'ordine. Sembra fantastico. Farò una lista di ciò che vogliamo. Pensi che dovremmo prendere un mix di tutto? Sì, un mix soddisferà i gusti di tutti. Dovremmo includere anche qualche opzione vegetariana? Certamente. È sempre bene avere una scelta per tutti. Chiederò se hanno qualche piatto speciale oggi. Ottima idea. I piatti speciali sono solitamente deliziosi. Quanti antipasti pensi che ci servano? Forse 4 o 5 dovrebbero bastare per il gruppo. Sono d'accordo. Controllerò anche se hanno dei dessert disponibili. Sì, i dessert sono un must per ogni riunione. Mi assicurerò di includere qualcosa di dolce. Meraviglioso! Non vedo l'ora di gustare il cibo insieme. Anch'io. Li chiamo subito. Mentre tu fai questo, io finalizzo la lista. Perfetto. Rendiamo questo incontro memorabile con del cibo delizioso. Lezione 16. Riflessioni sul viaggio in auto. Hai incontrato traffico durante il tuo tragitto? Sorprendentemente, non c'era affatto traffico. Fantastico. Mi aspettavo un lungo ritardo. Anch'io. Sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla fluidità della guida. A che ora sei partito? Sono partito la mattina presto, verso le 7. È una scelta intelligente. Di solito, la mattina presto è più tranquilla. Esatto. In più, ho potuto ammirare la splendida alba durante il viaggio. L'alba può rendere un viaggio molto più piacevole. Sicuramente dà un tono positivo alla giornata. Hai incontrato luoghi interessanti lungo il percorso? Sì,
Sono passato davanti a una graziosa fattoria con degli animali adorabili. Sembra delizioso. Adoro vedere gli animali mentre guido. È stata una bella sorpresa. Mi sono quasi fermato a scattare delle foto. Avresti dovuto farlo. Quei momenti creano ricordi meravigliosi. Forse la prossima volta mi fermerò ed esplorerò. Non vedo l'ora di sentire parlare delle tue future avventure. Grazie. Mi fa sempre piacere condividere le mie esperienze. Stai pianificando altri viaggi su strada a breve? Sto pensando di fare un viaggio in montagna il mese prossimo. Sembra emozionante. Le montagne sono bellissime in questo periodo dell'anno. Sì, non vedo l'ora di fare un'escursione e godermi il panorama. Eccoci ad altre avventure e viaggi tranquilli.